Volete davvero aiutare una persona in difficoltà? Ripensateci. Ma se proprio volete farlo, rimanete con me fino alla fine e vi darò dei consigli importanti su come farlo senza farvi male. Ciao da Psicologia Semplice e ben ritrovati. Quella di cui parleremo oggi si chiama sindrome rancorosa del beneficiato ed è un argomento molto interessante che molti di voi sicuramente non conoscono e che è trattato in modo molto dettagliato all'interno del libro Ingratitudine di Maria Rita Parsi. Ma prima di iniziare il mio discorso vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un like alla fine del video se il video vi è piaciuto. Sigla! Dovete avere chiaro che se aiuterete qualcuno, molto probabilmente andrete incontro come minimo alla sua ingratitudine, ma anche in alcuni casi a qualcosa di molto più spiacevole. Nel famosissimo libro Le armi della persuasione, lo psicologo sociale Robert Cialdini parla della regola della reciprocità. Cosa ci dice questo principio? Ci dice semplicemente che tutte le volte che riceviamo qualcosa da qualcun altro, ci viene automatico e impellente ricambiare pena una spiacevole sensazione di disagio interno. Se aiutiamo qualcuno, quindi, questi avrà inizialmente una piacevole sensazione di sollievo dal problema che lo attanagliava, ma successivamente inizierà a nutrire dentro di sé un senso di disagio per il fatto di essere in debito con voi e in particolare qualora egli sappia di non essere in grado di ricambiare adeguatamente. La sindrome rancorosa del beneficiato nasce proprio da questa indisponibilità ad accettare la propria condizione di bisogno e la incapacità di restituire quello che abbiamo ricevuto. Si fa fatica ad accettare il fatto di essere in debito, perché come abbiamo detto questa sensazione è alquanto spiacevole, e ancora di più del debito di riconoscenza è particolarmente difficile sopportare il fatto di essere stati in qualche modo in una condizione di dipendenza verso l'altro, il quale, essendo il nostro salvatore, ci ha in qualche modo tirato fuori dai guai. Se la persona infatti non è in grado di ricambiare, associerà quel senso di disagio dovuto al fatto di sentirsi in debito proprio a quella persona che lo ha aiutato. Inizierà quindi a sentire verso di lui o verso di lei delle sensazioni spiacevoli e per alleviare quel disagio la sua mente inizierà a lavorare cercando di fare una sorta di ristrutturazione di significato di quello che è avvenuto e tutto questo cambierà solitamente in modo negativo il rapporto tra il beneficiario e il beneficiato. Nel migliore dei casi il beneficiato minimizzerà il valore dell'aiuto ricevuto. Inizierà a pensare che in realtà l'aiuto non era così importante e significativo. Potrà dire a se stesso che in realtà non aveva bisogno di quell'aiuto e che in qualche modo probabilmente se la sarebbe cavata anche da solo. Nel peggiore dei casi, per superare il disagio della consapevolezza della propria condizione di inferiorità che lo ha reso bisognoso, attribuirà al beneficiario delle caratteristiche negative. Ad esempio potrà pensare, certo, lui ha tante possibilità di aiutare gli altri perché è un figlio di papà, perché è una persona disonesta, perché è un privilegiato, perché non ha faticato per ottenere le cose che ha, perché tutto gli è stato dovuto, è stato fortunato. O addirittura potrà pensare che il beneficiario lo ha aiutato proprio per farlo sentire umiliato e in debito. Se avete fatto poi l'errore di prestare dei soldi a qualcuno, questa persona potrà sentirsi a disagio tutte le volte che vi incontrerà, in particolare se non ha la possibilità di restituire in quell'occasione, e in alcuni casi potrà addirittura covare dentro di sé la fantasia e il desiderio che il beneficiario muoia in modo tale da non dover più saldare quel debito. Sembra qualcosa di terribile, ma ahimè accade anche questo. Quindi, se volete aiutare una persona in difficoltà, voglio darvi qualche piccola regola estremamente importante per farlo bene
in modo tale che possiate essere di aiuto a qualche bisognoso, ma che questa cosa non si ritorca contro di voi. La prima regola, la più importante, è: se potete, non fategli sapere che siete voi ad averlo aiutato. In alcuni casi questa cosa è possibile ed è la condizione che maggiormente vi tutela dai possibili rischi di cui vi ho parlato in questo video. Come secondo punto, siate disponibili ad accettare la sua riconoscenza. Non aspettatevi nulla in cambio. Se siete disponibili a farlo, allora potete procedere. Terzo punto, molto importante: dategli sempre il modo di poter ricambiare anche in un altro modo. Voi magari avete prestato del denaro e l'altra persona non ha il denaro da restituirvi, però magari è in grado di donarvi parte del suo tempo, qualche piccolo gesto di affetto, una torta, un invito, una telefonata. Ecco, accettate qualunque comportamento di riconoscenza da parte della persona che ha ricevuto il vostro aiuto, valorizzatelo, fatele sentire quanto è importante per voi quello che questa persona sta facendo. Questo lo aiuterà ad alleviare quel senso di disagio, questa mancata reciprocità nei vostri confronti, e sicuramente aiuterà lei a sentirsi meglio, e limiterete la possibilità che questi possa agire verso di voi dei sentimenti negativi. E come ultimo punto, mi sembra abbastanza evidente, non ricordategli mai l'aiuto che gli avete dato. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi prego e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di diffondere questo video. Grazie, e così avrete la mia autentica riconoscenza. Ciao e al prossimo video.